Salve a tutti, eccoci qui a parlare di nuovo, a incontrarci, a scambiarci idee. Lo so che sembra che sia una cosa univoca, no, da me a voi, ma non è così perché poi io lascio spazio alle domande. L'importante è che siano, domande fatte con educazione, come sempre dico, e poi potete fare tutte le domande che volete. Quindi è un discorso. Perché questo titolo? Extraterrestri, gli esterni, gli arconti come, significato di passaggio di un arco e il Necronomico. Beh, io non volevo entrare in queste, trattazioni, c'è già tanta gente che lo fa. Però, diciamo, certe intelligenze, diciamo così, intelligenze possono essere di qualsiasi tipo, umano, incarnato o meno, desidererebbero che ci sia anche il punto di vista iniziatico, il punto di vista del magista, del mago, dell'esoterista, dell'occultista, visto che ci sono tanti punti di vista di gente che, ehm, può essere tranquillamente seguita, e non contesto i punti di vista di nessuno. Scusate, sono sempre sulla mia poltrona, quindi attenzione, con questa trasmissione non sto, contestando i punti di vista di chicchessia, di nessuno. Ogni punto di vista è bello, no, ogni punto di vista ci porta alla libertà. Sta iniziando l'epoca dell'Acquario, quindi vari punti di vista, collaborazioni, scambi e cose varie. Quindi io pongo, e rimarrà qua, mhmm, per molto tempo, il punto di vista dell'occultista. E sono sempre molto conscio che la mia formazione è molto differente da tutte le persone che oggi, ascoltano YouTube o è per questo che sono stato mandato a farlo. È molto differente la mia formazione perché, come spesso ho detto, provengo da maestri che avevano maestri del 1800, quindi praticavano la tradizione pura come era stata ritrasmessa e di conseguenza la mia formazione è una formazione purista, tradizionale. Ehm, non non c'erano le cose di oggi, diciamo che non c'era la confusione di oggi, sempre rispettando tutti i punti di vista, lo ripeto, e lo ripeto affinché si possa intendere bene e questo non possa essere fonte di critica o di attacchi ingiustificati da chicchessia. Questo è un punto di vista, come io rispetto tutti i punti di vista delle persone che, ho sentito su YouTube, ovunque, così questo è un punto di vista che deve essere rispettato. Quindi poi, mhmm, ognuno può scegliere quello che desidera. Buongiorno a tutti, sempre, bonjour e good morning and shalom and, ehm, bo buna, e non so tutti i vari modi di dire, no, ehm, guten Tag, buenas, dia, okay, a tutti. Diciamolo anche in lingua extraterrestre, così, visto che stiamo parlando di extraterrestri, ci parlano possiamo scherzare un po' che sappiamo la lingua, sappiamo, no? Bene, questo è un punto di vista, quindi non è diretto a nessuno, non è diretto a persone particolari, non è diretto a divulgatori, conosciutissimi magari, no, da anni, non è diretto a nuovi dobardani, perfetto, dobardani.
non è diretto a nessuno. È solamente il mio punto di vista. Questo parlerà della Black Go. Black Go. Mhmm, la loggia nera? Siamo lì? Quindi, parlerò di tutto. Okay, sì, stavo scherzando. E quindi voglio che sia ascoltato da voi e da chi verrà dopo di voi, ehm, con la stessa attenzione, la mente aperta, che magari ponete anche su cose differenti, cose che magari sembrano strane, no, però, ponete ora l'occhio e, l'attenzione su ciò che dico, poi deciderete da voi. Questo è il punto di vista che è nei circoli iniziatici di alto livello, che deriva non da lettura di libri, non da, ascolto di video. Sì, sì, parleremo della Black Go Informe. Parleremo, perché si connette con questo, specialmente con l'economico. Quindi ecco che, noi, siamo attualmente in una condizione che serve chiarezza. E il punto di vista degli occultisti, dicevo, non è un punto di vista preso da lettura di romanzi, lettura di qualcuno che ha avuto delle esperienze di qualsiasi genere, rispettabilissime. Non sto mettendo in dubbio le esperienze scritte dalle persone, non sto mettendo in dubbio nulla, eh. Questi punti di vista quindi sono punti di vista vissuti, cioè che sono stati, sperimentati nelle logge magiche, nei gruppi magici, da maestri solitari, maestri della tecnica, da allievi che poi sono derivati dai maestri stessi. Black Goo. Sì, la Black Goo. E quindi non sono teorie e fantasie, anche perché se qualcuno si desse la pena di impiegare gli anni che un occultista dovrebbe impiegare per l'iniziazione, per la scultura della propria anima, al di là di cosa si possa pensare dell'anima, che sia prigioniera in qualche base militare, che sia su Sirio, che sia una bambina piccola di qualche anno con cui bisogna giocare in un giardino, o che sia, che ne so, una cosa, un prana, o che sia l'energia che è dentro il sangue, o che sia, che cosa ho sentito ancora, una semplice fantasia. Quindi, al di là di tutto, se uno si desse la pena di fare pratica seriamente, vedrebbe gli stessi risultati, perché, si vanno a incontrare questi esseri quando si tenta la scalata ai mondi superiori, oltre il sistema solare. Quindi facciamo una definizione. Perché io ho scritto, a proposito, un attimo prima di questo. Vi prego di, cosa c'è qua? Un attimo, devo prendere una cosa perché essendo sulla poltrona, per la questione mia delle che piano piano la mia schiena torna normale, ecco, ho messo quello, il computer brucia, quindi ho messo un altro computer sotto. Benissimo. Dicevo, vi prego di ascoltare queste mie, cose, diciamo così, in duplice maniera, esterne ed interne. Cioè, quando ne sto parlando, io sto parlando in doppia chiave, come si usa tra gli occultisti. Mi sto riferendo a ciò che
esperienza interiore che tutti possono provare se si danno la pena di invece di parlare, parlare, parlare e star lì a guardare così e perdere tempo, altre cose, facessero le cose. E sto parlando contemporaneamente anche di potenze esterne che possono essere, tranquillamente che sono tranquillamente presenti nell'universo esterno, sempre in riferimento a ciò che la legge ermetica, ciò che è in alto è come ciò che è in basso, ciò che è in basso è come ciò che è in alto. Che significa in realtà non che ciò s che se vogliamo, ciò che sulla terra è ciò nell'universo e viceversa, ma in realtà significa ciò che è dentro è come ciò che è fuori, quindi ciò che è nello stato interiore è come ciò che è nello stato esteriore nell'universo. Ciò che c'è nello stato esteriore è simile allo stato interiore. Ci diciamo che siamo come dei frattali, okay? Bene, quando parlo, quello che dirò da ora in poi sia messo insieme. Non sto parlando solo di mondo interiore, non sto parlando solo di cose esteriori, sto parlando di 2 cose contemporaneamente. Okay? Oh. Del perché uno vede le cose esterne e interne è un po' troppo complesso. Ho fatto diversi video su questo precedentemente, è una questione di, appunto, iniziazione. Quando parlo di iniziazione, io parlo di qualcosa che non si può ottenere in un paio di giorni, parlo di qualcosa che nessuna vera tradizione, a partire per esempio dai 4 Math dell'India, che sono i discendenti di Shankaracharya Acharya, alle discendenze amerindie, alle discendenze, nord-norrene, alle discendenze africane addirittura, no, anche perché a discendenze, di magia, mesopotamica, egizia, romana, greca, teurgia, arturiana, di qualsiasi cosa, non posso fare a meno grazie, sei molto grazie, ti voglio bene anch'io, ma voglio bene a tutti, se no non sarei qua. Poi mh, quindi, l'iniziazione significa non una cerimonia. Cerimonia è una cosa esterna che viene fatta quando l'allievo raggiunge un certo livello che possa afferrare la cerimonia. Quindi ciò che viene pensato poi andremo a quello, ma serve, se no andiamo poi al tema pam, in pratica tutti pensano che vengono in non ne so, in un tempio, in un ordine, cose varie e stanno lì e sono iniziati. Sono sottoposti a una, cerimonia e sono iniziati. Questo è, non capire purtroppo oggi viene fatto così, addirittura viene fatto online. Mentre, le cose son diverse. Prima l'allievo si prepara, prima l'allievo pratica certe cose, si purifica, si pulisce, schiarisce la mente, comincia a percepire la sua vera natura. Una volta che ha percepito la vera natura e ha cominciato a percepire i mondi interiori, pratica dove vive l'anima e lo spirito se vogliamo, no, o diciamo l'entità spirituale, la parte sottile di noi, solo allora, quando chi deve iniziare si rende conto di questo, lo può fare e eventualmente o una cerimonia complessa, se fa parte di un ordine che fa cose complesse. La mia cerimonia fu semplicissima. Andai a casa del mio maestro una mattina, nessun tempio, cose varie, almeno per quella corrente, altre correnti no, e mi venne fatto una certa cosa, detto una certa cosa, mi venne consegnata una certa cosa, basta, proprio in mezz'ora. Mh. Ma ero già preparato. Quindi che cosa accade? Accade che invece oggi si pensa che l'iniziazione è per questo che poi non dà fiducia ed è giusto. Iniziazione significa il viaggio all'interno. Che cosa significa? Beh, come posso spiegarla? Immaginate la vostra vita che guardate solo all'esterno, adesso. Bene, immaginate che mentre siete in un viaggio in macchina o state guardando fuori dalla finestra, decidete di guardare dentro di voi.
Immaginate quando fate un viaggio per andare in qualche posto e lo fate esternamente, immaginate lo stesso viaggio, chiamato infatti il viaggio interiore, fatto all'interno di se stessi. Questa è l'iniziazione. Inizium, entrare, dentro, viaggiare dentro. E quindi è chiaro che ci sono anche fratellanze in cui si va e ti iscrivi, vai così e ti sottopongono all'iniziazione cerimoniale, così e così, magari più che altro per impressionarti o per loro discendenza. Io ne sono stato sottoposto a diverse, voglio dire, no, alcune tanto da farmi ridere, altre, molto serie, ma sempre dopo una preparazione, perché altrimenti l'allievo non può prendere il significato dell'iniziazione. Diceva un maestro che conoscevo anni fa: "Se vuoi conoscere, per esempio, l'Advaita Vedanta nelle sue varie forme, ti conviene di andare a uno dei 4 mat discendenti da Shankara Acharya e chiedere l'iniziazione. Magari devi aspettare 1 anno, magari ti dicono: "Leggi questo, questo e questo", e poi così. Ma anche quindi anche se vai nel taoismo è così, nello zen è così, anche per esempio se entri in contatto con ordini che ho conosciuto e che conosco tuttora, non è che puoi assolutamente chiedere iniziazione, devi fare 1 anno di almeno di studio, pratica personale, scelta, eccetera, eccetera, e ti devi preparare leggendo per avere lo stesso linguaggio. Devi capire i vari metodi spirituali. Io dico sempre a voi: vedete tutti i miei video, leggete i miei libri, andate sul sito. Tra l'altro sto ricominciando il blog, penso che vi piacerà. Perché altrimenti non potete venire con una mente normale, che è schiava di tanti pensieri, di tante idee che ha afferrato nella vita di oggi, le domande dopo, e quindi non funzionerebbe. Perché, come ho spiegato spesso, ognuno di noi ha una specie di larva gigantesca che è una credenza che abbiamo. Immaginatela veramente come una larva, perché un occultista lo vede come una larva, un'entità che noi generiamo, che è la somma di ogni nostra credenza. Quando noi pensiamo qualcosa di nuovo, la partoriamo col pensiero, comincia a esistere nella nostra coscienza e mente, corretto? Sì, se io adesso penso a una candela, la vedo nella mia coscienza, c'è la candela, okay. Questo qui va a scontrarsi con questa enorme idea, per esempio le candele bruciano, le candele son pericolose, le candele fanno andare a fuoco la casa, com'era per esempio nel Medioevo, nell'Ottocento, ma anche come ancora adesso in America. Ci ho vissuto 4 anni e accendere candele e fuochi è pericolosissimo, perché le case son di legno, la maggior parte o prefabbricati, cosa che qui non c'è. Allora, quando tu accendevi questa candela o pensavi alla candela, la larva, idea, pensiero, la candela ti può bruciare la casa, prendeva il sopravvento, si pappava l'idea candelina, candela, pum, e spariva. Bene, la stessa cosa accade se non si ha la mente preparata. Puoi entrare in contatto col più grande saggio del pianeta, no, tra l'altro c'è una persona che ha espresso, mi è venuto in mente, come fa a parlare nello stesso livello di Crowley e Ramana? E facevano la stessa cosa. Tant'è vero, c'è una cosa molto strana che ti dico, tu che hai scritto, che ma non penso che voi sappiate. Crowley aveva il grado di, Paramahansa Shivaya, quindi sotto Shiva. Ramana era figlio o Shiva incarnato. Crowley disse: "Sono il 666", ma guarda caso Ramana, dove vive, dove è vissuto e dove c'è ancora il suo ashram, sapete che numero fa nella porta? 666. 666 non è il numero della bestia, perché era 667. Non era 666, è stata una cosa per poter generare, una specie di mitologia. Il vero numero era 667? Vabbè, non ne parliamo, è sempre a questione di conoscenza iniziatica, c'è tanta roba in giro. 666 è il numero del sole, lo spirito del sole, cioè è il numero indica, a livello cabalistico, la capacità della coscienza,
sei il sole, Tiferet, sei il sole, Tiferet, sei il sole, Tiferet, di apparire su 3 livelli: livello fisico, livello astrale, livello mentale, cioè spirituale. Allora sei cioè Tiferet realizzato nel livello fisico, Tiferet realizzato nei livelli astrali, Tiferet realizzato nel livello spirituale. Questo ti fa entrare al mondo divino. Poi la somma dei 3 numeri 6, 12, 18 va a parlarci di un'altra cosa e la moltiplicazione di un'altra cosa. Però guarda caso alla signora che aveva scritto, perché non sapeva, gli stessi, personaggi, se non trattati con la moralità classica di coloro che non sa, perché magari non gli interessa, facevano le stesse cose con cose differenti, ma avevano gli stessi titoli. Mh. Quindi, è una questione di stampa. Il John Bull rese un brutto favore all'inglese Crowley per quanto riguarda per dei dispetti e delle cose particolari, per cose scandalistiche, e divenne quello che viene detto. Mentre invece uno scrittore e giornalista che ha scritto diversi libri, che andò in giro per l'Oriente, ha scritto Egitto segreto, ha scritto India segreta, eccetera, eccetera, ha fatto conoscere al mondo Ramana, quindi sempre tramite i giornali e libri. Se non fosse stato fatto conoscere così, nessuno ne avrebbe saputo nulla, figurarsi se da Arunachala, una cosa così piccola così, avremmo conosciuto questa grande incarnazione in Oriente. Quindi, guarda caso, siccome la Cabala si basa sul numero, il numero è tutto, questi 2 hanno gli stessi numeri. Guarda caso che alla morte di Crowley accadde un lampo nel cielo, alla morte di Ramana accadde un lampo nel cielo, di più si vide una specie di luce dopo il lampo che entrò nella collina. Che strano, no? Quindi prima di dire cose bisognerebbe informarsi. Non difendo nessuno, ma io conosco la magia di tutte queste cose, conosco la tecnica di queste cose e quindi se non mi credete, non dovete credermi, ma dovete fare però, andatevela a cercare da voi. Però son cose iniziatiche. Ora passiamo a noi. Quindi avete capito cos'è la vera iniziazione? Anche tanta gente andava da Ramana stesso o da Yogananda e diceva: "Non sei pronto". L'autore che ha scritto di Ramana è Paul Brunton, per chi lo volesse sapere, Paul Brunton. Quindi che cosa succede? Succede che io adesso parlo di extraterrestri, poi gli esterni, poi gli arconti come passaggio d'arco e poi il necronomico. Chi sono gli extraterrestri? Gli extraterrestri si incontrano quando sia all'interno, diciamo anche che all'esterno, ci si sposta per poter conoscere, uscire fuori da quella che viene chiamata da tutti la matrice. La matrice è un utero. Allora, quando è chiaro, so benissimo che, ci si sente un pochino intrappolati, no, nella matrice ed è così, però è simile a quando si è nell'utero della madre. Siccome similias cum similibus e siccome ciò che è esterno è interno, come abbiamo detto, immaginate questa nascita qui come, uhm, quando eravate nell'utero di vostra madre. Eravate illimitati. Eravate potete fare alcune cose, altre non le potevate fare. Stessa cosa qui, per avere l'esperienza. Poi qui, che ha stesso simbolo per quanto riguarda la gestazione e la nascita, come voi siete nati qui, la cosa superiore oltre questo è rinascerete, la cosiddetta morte, rinascerete, cioè nascerete in un altro posto. Ora, se invece di andare a colpevolizzare le nature extraterrestri, le nature, larvali, no, i voladores che ci sono, attenzione, ci sono, gli arconti che ci sono, i controllori ci sono, ma se invece di andarli
a, mhmm, come si dice, a renderli troppo cattivi, andassimo ad usare il giudizio occulto, noi vedremmo che nessuno può avere potere su di noi se noi non glielo diamo. Se tu hai le tendenze di essere schiavo del cioccolato, ecco che tu attiri il voladores, il controllore, l'arconte visto in quella chiave di soglia, la larva, l'ossessione, che è adatta a questo, che si ciba della parte sottile del tuo piacere che mangi il cioccolato e ce l'hai addosso. In magia, infatti, si dice, la prima cosa da fare è la volontà. L'essere umano è schiavo del desiderio, voglio il cioccolato. Quindi non è che ci sono questi esseri che spingono a mangiarsi il cioccolato. È la tua tendenza che ti spinge a mangiare il cioccolato e di conseguenza attira questi esseri. È un pochino come quelle ragazze e ragazzi che vanno al mare, mi ricordo ai miei tempi, e c'è il mare molto calmo, e sono con i piedi, caldi, con i piedi odorosi di sabbia e odorosi della come si chiama, della crema solare e cose varie, entrano nell'acqua e quando c'era il mare calmo, anche no, c'erano dei pesciolini che andavano e li mordevano i piedini e urlavano. E dicevano: "Perché ci sono i perché attiro questa?" Li attiri perché ti sei messo qualcosa che li attira. Se io vivo in una foresta e, mi metto un favo di miele o mi metto un'arnia vicino alla mia, casa, è normale che io attirerò gli orsi e si mangiano il miele. Se io metto le galline in un posto dove ci sono le volpi, è normale che verranno le volpi. Vediamo di mettere un pochino di intelligenza, perché nel mondo occulto, al di là di quello che si sta pensando, è per questo che mi hanno mandato di mettere questo rimarrà anche dopo la mia morte, quindi sarà scritto, fatto, già si sa cosa avverrà. Già me lo dissero quando mi incontrarono a 16 anni e lo sto facendo, pensavo di no, pensavo avessero sbagliato sinceramente, invece no, sono sbagliati. Tutto è presente nell'unico tempo, è la nostra mente che lo vede come sgranato, ma poi è come una fisarmonica. Per noi sapete quelle fisarmoniche di carta, no, che facevamo da bambini? Per noi il tempo è come la fisarmonica larga e sono sequenze. Per chi sa, perché è arrivato nello spirito, il tempo è tutto nello stesso istante, non esiste tempo, è tutto nello stesso istante e più di così non lo so spiegare. Bisogna provarlo. Quindi ecco che se io mi butto in acqua nell'Oceano Atlantico e ho una ferita alla gamba, e come vedete se andate negli Stati Uniti o se venite qua, in Asia o se andate in posti un po' pericolosi, c'è scritto chiaro: "Non entrare in acqua con ferite sanguinanti, pericolo squali oppure altro". È normale, il sangue si diffonde e loro vengono. Ma se io vedo vango lì vado lì preciso, non ho nessun problema e seguo le regole, non accade nulla. Quindi una domanda vi faccio. Lo so benissimo, ripeto, esistono tante teorie. Ascoltate anche questa, che non è tanto una teoria, ma è quello che è uscito fuori da millenni di pratica occulta. E ricordate che se una cosa non è vera, non rimane molto a lungo. Se è una fantasia non rimane millenni, anzi addirittura dall'inizio. È iniziato con lo sciamanesimo, quindi esiste sempre, vuol dire che è vero. Mh? Quindi fatevi una domanda, fatevi. Al di là di tutte le altre teorie. Questa cosa è razionale? L'occultismo, la magia, le cose sono razionalissime, non sono fuori dalla razionalità e dalla logicità. Sinceramente, se voi vi cospargete di profumo una sera d'estate e uscite, vi mangeranno le zanzare, perché li attirate. Se invece vi cospargete di autan, non vi succederà nulla, perché sono mandate via. Quindi, credetemi, è inutile che oggi si provi a dire: "È solo colpa di quelli, degli arconti, degli extraterrestri." Ci sono, dominano, ma se li fai dominare, che ci schiacciano e semplicemente agiscono perché tu li fai agire.
Ecco perché la prima cosa che si insegna in magia è la volontà d'acciaio, perché altrimenti non fai nulla. Ecco perché son pochi rieschi a farlo, no, perché chi c'ha la volontà, ce l'ha, ma la magia è razionale nelle te ma anche l'esoterismo, ma anche lo yoga. Cioè, non c'è irrazionalità. L'irrazionalità la trovate oggi in quello che viene detto senza informazione. Ma ripeto, rispetto tutte le teorie, tutte. Per me, se uno dice: "So stato preso, mi hanno succhiato l'anima dal punto della testa, me l'hanno messa in una base militare", okay, è la tua esperienza, ci credo, va bene. È la tua esperienza. Ogni universo è unico, di conseguenza, hai vissuto quell'esperienza, vediamo di leggerla che cosa significa, ma questo non significa che per tutti è così. Perché se noi ci mettiamo quanti siamo qui? 180, ci mettiamo a guardare il sole o un panorama, vi posso garantire che tutti e 180 avremo un punto di vista diverso, per quanto possiamo dire: "Sì, però è bello il panorama". E allora diciamo: "Sì, è possibile di essere schiavi", ma ognuno ha il modo suo personale di interpretarlo. È come dire, nell'antica Roma i dischi volanti erano visti come scudi. Da noi son visti come dischi volanti tecnologici. Nel periodo delle fate gli extraterrestri, che vedremo adesso cosa erano visti come gnomi e cose varie, adesso son visti come extraterrestri. È chiaro? Quindi usate sempre la razionalità, la logica. E attenzione alle immagini che vi vengono date, perché se qualcuno dice: "Dovete fare qualcosa", vi dà un'immagine nella mente, questa è ossessiva, può diventare ossessiva e la verità detta da me o da altri, è normale che deve superare questa larva enorme che si mangia la nuova idea. Bisogna che questa nuova idea sia protetta. E sia protetta da questa larva, significa avere la mente aperta. Quindi si fa bene ad ascoltare tutto. Non bisogna essere monodirezionali, non siamo più nell'epoca dei pesci, stiamo entrando in acquario, quindi collaboriamo tutti, però ascoltiamoci tutti e non si devono incazzare, perché spesso io sento, vedo, non con me, per carità, io non faccio polemiche con nessuno, vedo che si strappano le vesti perché uno dice: "No, la Matrix ti tiene prigionieri, non si può sfuggire, no, io vado a vivere nel mondo astrale". Okay, vai, mandami una cartolina però. Voglio vedere te veramente c'è il mondo astrale. Perché fino adesso, al di là di coloro che, sono occultisti veri e quindi hanno avuto l'esperienza in vita di questo, ripeto io discendo da filiazioni che me l'hanno ben provato e si può provare, non c'è stata nessuna prova che ci possa essere un ritorno o un contatto, perché i piani son separati. Il piano di veglia è separato dal piano cosiddetto astrale, quindi la prova non ci può essere mai. Dice: "Beh, ma ci sono quelli che fanno con le radio, ci sono gli spiritisti", sì, ma avviene tutto qua però, nel piano di veglia, nella materia. E che ne sappiamo cosa sta succedendo là? Dobbiamo credere. Ecco che un occultista non è così, perché ha messo in ballo se stesso, si è messo a praticare, ci ha passato anni, è stato iniziato dici che cos'è? È stato dato a lui il metodo, se ha pazienza, di entrare dentro se stesso, sperimentare le varie tecniche, conoscenze, cose con mente aperta e vederne i risultati. La chimica e la magia non hanno nessuna differenza. Se sono posti, uhm, i postulati, il risultato deve essere quello. Se qualcosa non funziona, uno dei 2 postulati non sono stati messi come si deve. È facilissimo, non è difficile. Quindi, chi sono gli extraterrestri? Si incontrano direttamente quando si esce fuori dalla Terra. Quindi extraterrestri sono fuori dalla Terra. Ma arrivano fino a Plutone o fino, diciamo, ai pianeti conosciuti e che fanno parte le domande alla fine dopo tenetela lì, fatemela poi, tenete la domanda per tenetela un attimo. Poi dico io quando dico: "Sono aperte le domande", le scrivete, no, così evito poi di tornare su oh, quindi una persona
guardate le 2 cose sia interne che esterne, che prova il viaggio iniziatico, cioè il viaggio interiore, e incontrerà gli extraterrestri, perché sono fuori dalla sfera della Terra. Tant'è vero che la Cabala dice: "Esci da Malkuth e cominci ad andare nelle altre sfere". Extraterrestri, ma fin dove arrivi? Arrivi fino a Plutone. E Plutone dov'è? Pensate che l'albero cabalistico si ferma a Plutone, eppure dice: "È la sfera più alta in assoluto". Sì, ma di questo universo. C'è di questo nostro sistema solare, non di tutto l'universo. Poi frattarialmente si allarga, ma fermiamoci, perché altrimenti si va in confusione. Quindi extraterrestri sono fino a Plutone, cioè fin dove attualmente son conosciuti che ci sono i nostri pianeti. Se un domani sarà più in là, sarà spinto più in là. Ma questi sono extraterrestri, fuori dalla Terra, che vivono in pratica nella sfera coscienziale chiamata della stella Sole e quindi anche nostra. Quindi questi extraterrestri, man mano che si allontanano dalla sfera terrestre, hanno idee differenti. Cioè, se io, diciamo così, ora scusatemi il termine Marte, Giove, Venere, non esistono di per sé stesse 'ste cose, sono dei termini tecnici per un pochino come usa la chimica i suoi termini, la fisica i suoi termini. Nella magia, astrologia e cose varie si usa Marte, Giove, Venere e cose varie per indicare una determinata qualità. Se io dico Giove, non mi sto riferendo al pianeta Giove di che c'è nel cielo, a meno che non faccia astrologia esterna. Non mi sto riferendo a un gruppo di qualità di coscienza gioviane, cioè espansione, allegria, compassione, misericordia, dolcezza, abbondanza, okay, oppure a l'opposto di questo, perché ogni cosa è duale, che è l'opposto di quello che ho detto prima, okay? Se dico Marte, non pensate al pianeta Marte, se io mi occupo di astrologia esterna, dico, e l'ho fatto spesso, calcoliamo così, ci stiamo rivolgendo a quel la luce che chiamiamo Marte, luce. Okay, fino adesso ci siamo? Oh. Quindi Marte io mi sto dicendo la capacità della coscienza di volontà, forza, passione, guerra, sessualità senza erotismo, quindi pura sessualità, coraggio, eccetera, eccetera. Io mi occupo quindi che significa? In un viaggio interiore, quando vediamo l'albero per esempio, o qualsiasi altro, anche ciò che Dante Alighieri ci mette come viaggio, no, inferno, paradiso, cioè la cosmologia dantesca da cui poi è stato tratto un albero, o le cosmologie precedenti, egiziane, ce ne abbiamo di tutti i tipi, amerindie, indiane. Noi ci stiamo riferendo a mondi interiori. Ne parlò Henri Corbin, il grande studioso dell'Islam, che quando parlò del mondo immaginale islamico, dicendo: "Guardate che gli islamici quando parlano di 'ste cose non stanno parlando di cose fisiche, i mistici stanno parlando di un mondo interiore." Cioè, immaginate un Atlante esterno, che voi adesso potete vedere, tipo Google Map, queste cose qua. Bene, quando si parla di queste cose, è come se noi stessimo parlando di un Atlante interno, cioè chi è venuto prima di noi ci ha lasciato una traccia dicendo: "Guarda che se vai qua trovi questo." Come lo denomino? Marte. Perché? Perché c'è forza, c'è fuoco, così. E questo come lo denomino? Così. Sono delle mappe interiori grandissime, ecco il viaggio interiore, che ci indicano come è fatto il mondo interiore. E quindi come fare il viaggio interiore, quindi come uscire fuori dal sistema solare. Io qui ho un testo di tempo fa della dell'iniziazione ricevuta tempo fa in un altro in ordine, inglese, che c'è una cosa molto interessante, ma non solo una. Pensate, nell'insegnamento, ufologia
è il rito di Mitra. Sapete che il rito di Mitra, sapete Mitra, no, i il dio che era anche in competizione diciamo con Gesù, no, perché a chi doveva essere il Cristo nuovo, e ne ho parlato. Il rituale mitriaco parla di come uscire fuori e incontri i cosiddetti arconti o esseri extraterrestri dal più piccolo al più grande, cioè zone di coscienza particolari. Prego, non c'è problema. Mi seguite? È chiaro? Quindi l'ufologia esiste già dall'epoca greca, cioè nel senso già si parlava di queste cose. Cos'è un UFO? Oggi si chiama diversamente, no, è un oggetto non identificato. Perché non identificato? Perché le nostre conoscenze mentali dicono: "Che cos'è 'sta cosa?" Non ce l'abbiamo in memoria. Mh? Quindi non è identificato, non lo sappiamo. Poi, da dove vengono questi UFO? Ecco la teoria data dalla pratica però, non teoria così, mh? Così ho visto quello, ho letto il libro su questa cosa, allora è così, ho visto YouTube di quel tipo, è così. Qui state andando male, se fate così, almeno mettetela alla prova. Questa è la pratica. Se quando dico io: "Non credetemi", e non dovete, però praticate. Se praticate lo vedete da voi, è inutile sta a perder tempo, no? Quindi cosa succede? Succede che, dato dalla pratica, che se tu ti sposti all'interno di questo universo interiore, incontri degli esseri diversi. E da dove vengono queste luci, queste cose? Da questi esseri diversi, cioè esseri che di solito si vedono extraterrestri che si vedono, di colore verde, di luci intermittenti chiari, che escono fuori solitamente dall'aria immediatamente o dalle montagne, magicamente si dice sono esseri venusiani. Esseri di solito si dice biondi, belli, ben fatti, si dice esseri venusiani. Perché? Perché nella pratica precedente di migliaia di iniziati, io la confermo perché l'ho fatta pure io, non starei a dirvi 'ste cose. Guardatemi, non sono il tipo che si mette alla berlina, non mi piace, assolutamente. Quindi non direi cose così. Esiste e chiunque lo può incontrare. Penso che coloro che fanno parte di una certa scuola che sto portando avanti, forse possono capire di più e vedere che la cosa è così. Si è notato che in certe zone della coscienza ci sono delle energie, però sono intelligenti, che hanno questa forma. Biondi, belli, ben fatti, alti di un certo tipo, che poi è una percezione mentale. È chiaro che poi c'è il non forma, ma fermiamoci qua, no, e quindi la nostra coscienza, sia interno che esterna, appaiono con queste forme. E così anche le forme geometriche, no, è facile far apparire un UFO, facilissimo. L'UFO non ha niente di differente da un'apparizione di un demone, angelo, quando di un occultista che lo chiama. Basta saper usare le giusti chiavi mantriche gematriche e fai una certa vibrazione, accade. E quando fai la vibrazione tu la fai nella coscienza delle persone, nel subconscio, e queste persone, le più sensibili, cominciano a vederle. Lovecraft, che comincia a percepire cose di altri che avevano già evocato e chiamato, o altri, Arthur Machen, o altri, Blackwood, o grandi poeti come Baudelaire, come Rimbaud, no, che sentono questa: "Che caspita sta succedendo?" Questo si chiama pericoresi. Pericoresi significa una situazione in cui il tuo essere fisico entra in unione, in contatto con altri stati di esistenza. C'è questa fusione, okay, e tu scrivi, e tu vedi, e tu fai, quindi attenzione che magia e arte sono la stessa cosa. Un mago, se non è un artista, non può essere mago, tanto vale che fa altro. Un artista è uno dei migliori maghi che ci possano essere. Perché? Perché ha l'anima aperta e quindi è aperta a percepire.
okay? Quindi incontri questi esseri. Ora 2 sono le cose quando incontri questi esseri fino a Plutone. 1, o ti fai dominare, allora diventano cattivi, diventano gli arconti malati, diventano i controllori che ci sono, ripeto, ci sono, perché esiste vita ovunque, figuratevi, cioè andiamo ad aprire un microscopio, c'è vita ovunque, eh? Oppure i domini. Se nel primo caso sei uno schiavo e parlerai da schiavo, nel secondo caso, illudendoti, sei un mago o un iniziato o uno yogi o uno sciamano o che cavolo ne so, chiamatelo come volete. È chiaro? E questo continua. Nel testo che ho detto prima c'è proprio come leggetevi il rituale mitriaco, no, e si va su, si va su, si va su, si va su, si va su e si incontrano questi esseri. A un certo questi sono gli extraterrestri, ora non mi allungo troppo, se no non ci finiamo più. Entriamo negli extraterrestri, ma poi usciamo, oltre Plutone è finito il nostro attenzione adesso, è finito il nostro stato di coscienza, cioè tutto quello che noi possiamo giungere a conoscere stando nel sistema solare. Oltre, cioè tutta la sfera globale di conoscenza data dal Logos solare, la nostra stella, e a cui noi possiamo accedere, il massimo a cui possiamo arrivare. Oltre bisogna superare il corpo Plutone, ossia stato di coscienza già lontanissimo da tutti gli esseri, cioè da pensieri materiali, da idee proprio lontano, proprio al di là della coscienza comune. Ecco dove sta portando l'iniziazione. Figuratevi se un iniziato perde tempo a guardarsi i video di YouTube e a litigare, voglio dire, no, al limite mette queste cose come perché sa le cose come stanno, prova compassione e quindi li mette. Compassione non è una cosa negativa, Buddha prova compassione, e dice: "I fratelli ancora sono vediamo, mettiamo per chi serve, magari altri sa che sarà criticato, sarà condannato, sarà lapidato, sarà sputato, troveranno tutti i mezzi possibili per poterlo crocifiggere, tutti. È successo a tutti, perché è normale, perché non è anche colpa di chi lo fa. Che ho detto, ha questa grande larvona, che sono la credenza, così senza essere messa alla prova, che cosa succede? Che si mangia le nuove idee. E quindi non è manco colpa loro, quindi bisognerebbe agire lì, però questa è l'iniziazione. Non si può fare in 2 giorni, eh. Okay? Oltre a questo ci sono gli esterni. Gli esterni sono incomprensibili. Gli esterni sono, delle intelligenze, degli eoni, delle cose che non riesci a comprendere, perché sono oltre la nostra sfera di sistema solare, sono oltre. Noi fin qua abbiamo una mente tarata per arrivare fino a Plutone. È tarata. Se voi prendete adesso io mi ricordo la bellissima radiolina che mia mamma mi lasciava la mattina per tenermi sveglio, lei andava a lavorare presto, andava in campagna, al mio paese, e io ero piccolo, 8, 10, 9 anni, dovevo andare a scuola, piccola così, arancione. Beh, attualmente e mi ricordo che c'aveva anche le onde lunghissime, io mi divertivo a mettere quello per sentire quello che dicevano, ma non lo capivo mai, giustamente, che arrivava da oltre Cortina. Cioè dalla Serbia, all'epoca Jugoslavia e cose varie. E mi divertivo così. Oggi non c'è più questa cosa, e oggi questa radiolina qua se dovessi usarla, non so prenderebbe qualcosa, ma non c'era neanche l'FM per esempio, prenderebbe poco. Bene, la nostra mente è come questa radiolina che arriva fino a questo punto, oltre non può. Ecco gli esterni. Di conseguenza, quando c'è un contatto con questi esseri, come lo ebbe Lovecraft, che lo ebbe con gli esterni, è terrificante, ma non perché sono cattivi, sono diversi. Infatti, all'allievo occultista mago
si sta atte se uno è un bravo maestro di questo e sa di cosa parla e non è così leggero, leggero e dà i libri e dà le tecniche così, sa a cosa si andrebbe incontro e quindi a molti viene precluso, se a quelli troppo sensibili, perché ne potrebbero restare fulminati nel sistema nervoso, per avere queste visioni di altri esseri che, ripeto, non son maligni di per sé sono così. E noi vediamo quante volte vediamo per avere un'idea di questi esseri possiamo andare a vedere un po' di fauna che c'è, cioè quindi i pesci, no, diciamo pesci, nei profondi abissi. Sono pesci di tutte le cose strane che li vedessimo di fronte a noi ci farebbero paura. Oppure per esempio diverse tipologie di insetti dell'Amazzonia o dell'Australia, noi ci farebbero paura. Bene, e sono ma quelli magari sono normali, cioè no, voglio dire, no, sono adattati per altre cose. Qui sono gli esterni, qui sono esseri diversi. Non sono neanche extraterrestri che arriviamo fino a sono incomprensibili. Hanno una stato coscienziale diverso, hanno anche una vita diversa. Cioè, la vita è sparsa in tutto l'universo, sia che lo consideriate con la cupoletta sulla Terra, che non è sulla Terra, ma è sulla materia, il che è un po' differente dire abbiamo la nostra terrina e la cupoletta. Sulla materia. La Terra è un regno, significa che è infinito e lì c'è una cosiddetta cupola, cioè la divisione tra regni. Come dire il Regno di Scozia con il Regno d'Inghilterra. So' separati, okay? Prima o poi si giungerà a scoprire questa cosa. Cosa succede? Lasciamo stare che poi alcuni gruppi sono divisi, il gruppo umano attualmente è sotto il cosiddetto re del mondo ed è, come avete visto, messo solo in Europa e poi oltre ci sono altri. Ogni regno è formato ed è fermato dai regnanti, che sono effettivamente arconti reali, cioè dominatori delle soglie. Un arconte, un controllore, un voladore, eccetera, eccetera, sono, lo ripeto ancora, attivi se voi li fate attivare. Si attivano o per tanta paura, si attivano o per tanto piacere, però già lì sono migliori e quindi ti lasciano cose da mangiare, si attivano per l'ignoranza, si attivano per tutte queste sciocchezze, sport, cose varie, perché giustamente come noi mangiamo, le verdure, i sali minerali e gli animali, loro mangiano noi. La catena alimentare va fin su, mangiano in maniera sottile, non si può sfuggire dall'essere mangiati, come tu non puoi sfuggire dal mangiare. Puoi fare un po' di digiuno, però ecco è magia, puoi scegliere cosa mangiare, quindi sapere che se mangi quelle cose non sei tanto gradito a quella tipologia, ma sei più gradito a quell'altra che magari è meno serve per altro e ti può tirare su. Così stanno le cose. Come voi vi prendete un cagnolino e ve lo mettete a casa e a secondo se siete brave persone o cattive persone lo trattate bene o male, è la stessa cosa. La differenza nostra è che noi vogliamo, date dalle tendenze. Se voi ecco perché in magia viene detto siate neutrali. Se sei neutrale, tu non hai nessun arconte che viene da te. Cioè non hai nessuna, forza che può venire da te, devi essere neutrale. Se ti incavoli quando qualcuno ti dice qualcosa di diverso, eh sì che sei dominato. È così per quanto riguarda ogni cosa. Mh? Okay? Quindi sono questi esterni. Questi esterni di cosa se ne può parlare? Bisogna vederli, bisogna sentirli, è qualcosa di non so se avete mai visto il film Odissea 2001 nello spazio, feci anche io una puntata, dice oltre a fino a Giove e oltre. E lì si arrivava e oltre non si capiva più nulla.
perché c'erano gli esterni che avevano preso lui e l'avevano reso, non si capisce nulla, cosa succede, va da un'altra parte. No, è impossibile capirlo, perché è oltre la mente che ci è stata data per essere uomini. Ci sono esseri da una mente infinita. Pensate che solamente che cos'è il logos solare che regge nella sua coscienza tutti noi, tutti i pianeti e le cose che sono nel nostro sistema solare. Pensate cosa sia cos'è il logos galattico. Pensate cos'è il logos intragalattico, che ce n'è altri. Pensate cos'è il logos universale, son tanti universi. Pensate cos'è l'assoluto, con tutti gli universi, il cosmo, la coscienza cosmica. Cosa siamo noi? Quindi siamo stati tarati, abbiamo scelto di fare un'esperienza per tendenza e siamo qua. La scala per tornare si chiama via del serpente, cioè conoscenza. Il serpente comunque striscia a terra, dà conoscenza e indica anche il contatto con la terra. Conoscendo i misteri della terra, noi possiamo cominciare a salire. Infatti viene mostrato nella Bibbia come serpente tra gli alberi, ma in realtà è mostrato anche nell'albero cabalistico come serpente che sale è lo stesso. Non per niente lui gli dà la mela da mangiare. Mela non è la mela. Mh. Dat rosas mel apibus, gli dà il miele, gli dà la conoscenza. Solo così si può salire, non si può salire: "Credo che ci so' quelli, me ne vado a abitare nel piano astrale di" magari. Ma no, no, assolutamente male essere umani. Essere umani è la più grande cosa che possa essere vissuta nel nostro sistema solare. Voi siete arrivati al massimo. Voi siete stati erba, siete stati, cavalletta, siete stati, scarafaggio, siete stati uccellino, siete stati marmotta, siete stati gatto, siete stati cane, siete stati rinoce siete stati tutte queste forme, arrivati direttamente all'umano, che il salto finale per andare oltre così come diceva anche Buddha, è così difficile avere una incarnazione umana, quanto è difficile e tutti la sprecano dietro le te. Perché? Perché credono e non provano. Poi, esiste la coscienza assoluta? Sì che esiste. Si tratta di scalare per andare ad arrivarla. Poi finisco e poi ci sono le domande. Finisco, un attimo, saluto tutti, ma un attimo, ho quasi finito. Di solito faccio 1 oretta, ho finito. Siamo arrivati agli esterni. Okay, gli esterni sono intelligenze di cui non si può parlare, bisogna sperimentare, tant'è vero che, alcuni maestri che io conoscevo, alcune donne anche molto sagge, molto profonde, quando tornavano dall'incontro con questi, esseri coscienziali non riuscivano a spiegare, dipingevano, disegnavano, perché non si può. Gli arconti come superatori di un arco. Un attimo, non cancelliamo le domande, poi, sto finendo. Ho finito quasi. Arconti li abbiamo visti come dominatori di un limite, che ci sono, certo. La Madonna è un arconte. Appare per dire: "Devi pregare, devi soffrire", quello è un arconte. Mai una volta che ha detto: "Devi esse felice, sii felice", devi solo soffrì. Quindi è un arconte, cioè mantiene un limite. Ti fa mantenere dietro un limite. Stessa cosa se appaiono in India, quando appare Ganesha, appare Shiva, appare cosa teoricamente Shiva non doveva apparire mai. Quindi quando qualcuno mi dice appare Shiva ho un pochino qualche dubbio, perché Shiva è il senso di coscienza assoluta cosmica, se dovesse apparire Shiva ti fulmina, non per niente, no, è il distruttore, quindi okay, no, però c'è chi lo dice. Quindi, tutta è una questione di capire bene, di aver praticato. Ecco che, ehm, oh, e allora va bene, se dici di vivere con gioia, Medjugorje, forse è un arconte positivo, sicuramente, perché, sempre siamo lì a sempre se è vero, perché l'apparizione mariana è vera per chi la vede. Guardate che non c'è nessuna differenza tra l'apparizione di un UFO e l'apparizione mariana. Vedo un UFO, è vero per me se lo vedono altri. Vedo la Madonna, è vero per me se lo vedono altri. Che differenza c'è?
L'UFO vuol portare assenza di guerra, vuol portare benessere all'umanità, di solito ci viene detto, no, vuol portare aiutare i fratelli galattici, vogliono far elevare la coscienza umana, vogliono bloccare le cose atomiche. Cosa fa la Madonna? Vuole aiutare le persone, vuole portarle in alto, è la stessa cosa, no, solo che dovremmo capire che ognuno c'ha un proprio universo, che è quella specie di immaginate che state camminando con intorno una cupola trasparente e voi siete là dentro con la testa. Quindi quello che tu vedi, lo vedi tu. Io posso credere a Medjugorje, ma se io credo a Medjugorje io sto facendo una violenza a me stesso. Perché? Perché sto dicendo alla mia parte logica che vuole conoscere: "Devi credere a qualcosa di illogico". Io posso credere a Medjugorje, si dice in primo base per inferenza. Infatti si dice a si può credere a un maestro o per inferenza, cioè ti fidi di lui, o per credenza, proprio, inferenza è una cosa più profonda. Dici: "Vabbè, ma lui è quello che lui è così, quindi viene assorbito", oppure per conoscenza. Quindi per dire che Medjugorje, beh, è vero, io devo vedere la Madonna. Ma c'è anche un altro problema, perché molto spesso se io vado a vedere c'è la Madonna, può succedere che in mezzo a questa eccitazione psichica io ho un'allucinazione della Madonna. O posso scambiare immagini di soli o di nuvole per la Madonna. Non sto dicendo che non esiste, sto dicendo i vari casi, tutte a livello coscienziale, ma appare fuori. Cosa c'è fuori dalla tua coscienza? C'è o se tu non sei su tu sei la coscienza pura, se non ci fosse la tua se non è conosciuto da te, Pina, esiste? Per te non esiste. Ecco perché dico, se io vedo un UFO posso analizzare e posso capire, ma è un'esperienza per me. Infatti uno vede un UFO, uno vede invece degli esseri spaziali, uno vede i demoni, uno vede gli dei, uno vede gli arconti. Questi sono gli arconti come passaggi sotto un arco, cioè ossia sono i limitatori della vita. Come ho spiegato in precedenza, questo è una continuazione, non ci sarebbe vita. Quindi non è che non esistono. Uno dice: "Ah, lei ha detto, eh". No, sono una cosa capita male, sono questo. Dopodiché c'è il Necronomicon di Lovecraft, che ci parla di esterni, 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 cioè vita al di là della coscienza umana, proprio altri universi. E difatti portano terrore. Questo pover'uomo ne fu terrorizzato. Che popolo vabbè, Stephen King, però non ho letto le ultime. Fermiamoci, non posso andare oltre. Ora possiamo fare le domande. Spero che sono stato chiaro, vado a leggere le cose precedenti, spero che sono stato molto chiaro, okay, per capire cosa sono gli extraterrestri, cosa sono gli esterni, cosa sono gli arconti come prova di passaggio d'arco, tanto che li trovi nel rituale mitriaco, cioè sono dei guardiani che, devono fare quello che fanno. Però ricordatevi che tutti questi hanno potere solo perché voi avete tendenze che non riuscite a vincere. Voglio la pizza alla margherita, la voglio la pizza, non riesco a liberarmi. Quello allora hai questi esseri che, siccome tutto mangia perché vive nell'universo, ti mangiano. Questa è la realtà. Non vuoi essere mangiato? Devi essere neutrale. L'ho sempre detto, fin dall'inizio, eh. Questo è il punto di vista occultistico, magico, che è dato dall'esperienza di viaggio interiore. Ho detto tanto, spero che siate risentitelo, perché questo è il punto di vista e l'esperienza dei circoli occultisti moderni e antichi, cioè non si va oltre da millenni, e questa è la verità. Se è sperimentata da te, se non è sperimentata non è la tua verità. Ma se ti dai l'idea di vedere, di metterla alla prova, diventa la tua verità, perché tutti coloro che sono stati introdotti hanno visto questo, senza nessuna suggestione, ma solo facendo quello che è stato trasmesso, no, è un pochino come lo sciamano prende, l'allievo sciamano, lo porta nella foresta e dice: "Devi avere la visione, vai, vai".
o lo porta nel deserto e quello torna quando è, e quando torna gli spiriti gli hanno detto quali sono le piante non sapeva niente, quali sono le piante curative, come le cose, come sono i misteri, sa tutto. Stessa cosa avviene qua, perché viene dall'interiore, cioè il viaggio interiore. Stessa cosa avviene con l'iniziazione. Uno come me ti può portare alla porta, l'ho sempre detto, io sono un guardiano, come diceva Agrippa, ti porto alla porta, entri, ti insegno come fare, ti insegno ordine esterno. L'iniziazione, quindi iniziazione esterna, ma l'iniziazione interna poi avviene tra te e il tuo viaggio interno, e questa scoprire questa cosa che non sai nemmeno, che poi, se vogliamo chiamarlo in chiave moderna, è il tuo subconscio profondo, e che va a connettersi con il subconscio interpersonale, che va a connettersi con il subconscio galattico, di cui siamo tutti un frattale. Vuoi sfuggire all'arconte senza piangere e batterti il petto? Vai a scrivere, lo dico spesso sul quaderno, quali sono i miei difetti, quali sono le cose che non mi piacciono, quali sono le cose che mi piacciono, dov'è che scatto, dov'è che mi incavolo, dov'è che faccio questo. Beh, vai a vedere quelle cose là, vedi di andare più al centro, sviluppa la tua volontà, se non vuoi andartene a lavare i denti vacci, se non vuoi fare certe cose falle, diventa forte e vedrai che tu sfuggi tranquillamente agli arconti, perché la magia è la scienza della volontà. Questa è la cosa. Invece di sta a piangere, ascoltare di qua e di là, lo puoi fare, però questa non è la strada. Questo è il punto di vista dei circoli occulti. Boh, leggo qua. Il maestro non può farne a meno, grazie a te, nella ricerca delle verità non spina, non so davvero da dove cominciare, troppa confusione, per cui comincio da qui, perché lei ispira ti ringrazio. Questo qui io ti ho detto, Pina, questo è quello che io ho sperimentato, mi è stato trasmesso, che sperimentano tutti coloro che si avvicinano alla conoscenza, in Oriente, in Occidente, nel Nord e nel Sud, ovunque. Questo è. Si tratta solo di sperimentarlo senza ascoltare sirene. Ecco il problema di chiudersi attualmente, è peggio, perché ti devi chiudere per le sirene, devi tappare le orecchie con la cera, se no poi, buongiorno maestro, le auguro una pronta guarigione, grazie sempre per le sue anche a te, grazie Sassoli, grazie mille, grazie, grazie. Mi spiace entrare sempre in ritardo, ma devo ascoltare sempre dall'inizio. Se per caso faccio qualche domanda che è già stata tratta, mi scuso. Sì, non c'è problema, siete molto gentile, va bene. Poi andiamo avanti, aspettate. Alda Giuffrida. Buongiorno a te. Se la mente è dominata e tu prendi coscienza che così si può attenuare questa dominanza e schiavitù, sì, devi solamente essere neutrale. Non per niente nella Cabala vien detto: qui esiste la sinistra, qui esiste la destra, questo è bianco e questo è nero. Qual è la strada? Devi andare di mezzo. Solo che non si riesce a esserlo, perché siamo tante tendenze, bisogna cominciare a lavorarci, ecco, la via iniziatica, la via delle cose, cioè non si può giungere soltanto leggendo, ci vuole la pratica, ci vuole la conoscenza. Andate a vedere che cosa hanno fatto i mistici e cosa fanno sempre, i maghi, i mistici, gli yogi, ragazzi, qui so cose serie, cioè non stiamo a passà il tempo su YouTube così coi canali che pensano: "Fai questo e sei arrivato." Guardate che non è così. Tra l'altro quando dicono: "Fate questi riti e queste cose", è pericolosissimo, perché quando fate queste cose attirate e viene mangiato, l'ho detto prima, no? Ripeto, parlo del punto di vista attenzione, c'è uno che ha detto: "Ma allora lei ha l'unica verità ed è autoreferenziale." No, se tu sei un iniziato devi sapere che questo è vero che ti sto dicendo, se non dici non pensi che è vero, non sei un iniziato, perché non hai avuto l'esperienza del mondo interiore. Ma questo è nel mondo interiore. Questo è il punto di vista dei circoli occultistici che lavorano seriamente, mettendosi veramente alla prova. Eh no, a me Gio ha detto di vivere con gioia. Bene, abbiamo risposto. Benissimo, sono contento. Benissimo, credeteci, tranquilli. È l'esperienza di io non ho visto la Madonna a Medjugorje, l'ho vista in altra maniera, perché non sto dicendo che non esiste. Anch'io ho visto la Madonna, quella che pensava l'ho vista tranquillamente, era piccolina così. Per me è stata una mia esperienza, ma non vado a dire: "Ho visto la Madonna e qui dovete crederci tutti." E questo è il punto di vista diverso dalla religione e dal conoscitore. Io ho detto: "Perché ho visto la Madonna? Chi era? È veramente la Madonna? In che condizioni l'ho visti? Bla, 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 bla." Mh? Era un ragazzo di 13 anni.
Poi Massimo Lamalfa ha cancellato il messaggio. Massimo, buongiorno a te. Mi spiace che hai cancellato il messaggio, ci stava arrivando. L'hai ritirato, vabbè, spero che non ti sia offeso, magari un po' di pazienza. Se vuoi rifarlo, io sono qua. Poi, l'ha scritto sotto, benissimo, adesso lo leggo. Benissimo Massimo, lo aggiungo sotto. Era un saluto anche a te Massimo. Per quale motivo gli UFO e extraterrestri possono arrivare solo ai confini del nostro sistema solare o Plutone? Perché noi apparteniamo a questo sistema? Sì, l'ho detto prima, lo sentirai prima quando ho cominciato. Sì, noi apparteniamo, abbiamo la mente tarata per questo sistema. Gli extraterrestri sono solo di questo sistema, poi gli altri sono chiamati dalla tradizione esterni, cioè sono esterni al nostro sistema solare, cioè al nostro Sole che ne detiene come logos solare il potere, cioè che ci fa vivere, ci fa fuori dalla sua coscienza, quindi fuori anche dalla nostra. E quindi non riusciremo c'è un'altra fisica. Lovecraft disse nel Necronomicon: "C'è un'altra fisica", ed è vero, è un'altra fisica, cioè non per niente gli UFO hanno un'altra fisica, tutti fanno così, così, perché vengono da fuori, sono esterni, c'è un'altra fisica, altre leggi. Noi scambiamo le leggi del nostro sistema solare per le leggi di tutto l'universo. Tant'è vero che se vi informate, gli astronomi dicono: "Che strano, questa stella non segue le leggi", sono gli esterni. Poi, per cui se tutti a livello coscienziale anche superare questi blocchi sta lì, è la nostra responsabilità. Sì, Pina, ve l'ho già detto, è molto importante però, sì. Dovete fare cosa intendo a livello coscienziale? E ve lo rifaccio ancora la domanda. Potrebbe esistere qualcosa di cui tu non ne sei cosciente? Non esiste. Potrebbe esistere qualcosa che l'umanità non è cosciente? Non esiste. Di conseguenza, qualcosa che esiste è solo a livello coscienziale. Se ne prendi coscienza, lo puoi superare, come neutralità, capacità di studio, intelligenza e non credere agli asini che volano. Oppure se lo vedi volare dici: "Aspetta", come quando vidi la Madonnina così all'angolo, lì che ero in ospedale. Aspetta, ebbi l'interazione, come quando io vidi mentre ero malato, avevo 15, 16 anni, un vescovo enorme, che mi chiamò per nome: "Alzati, vai a giocare." Ero malato, avevo la febbre a 40, di colpo tum, sono uscito a giocare perché mia madre rimase così. Chi è? Perché? Cos'è successo? Quindi anch'io le ho avute le cose, sapete? Dovevo diventare gesuita, figuratevi, perché ero stato preso da queste visioni mistiche. Le ho avute anch'io, Gesù, la Madonna, i santi, quando ero in chiesa sentivo, percepivo. Che cos'erano? Io mi sono chiesto, invece di arrendermi, ho detto: "Aspetta, cos'è?" Erano sbagliati? Alcune erano fantasie di giovane che si sviluppava. All'inizio è stato duro doverlo ammettere, ma gli altri no però. Diciamo che su 10, 1, 2 era vera. Quindi questo è il problema. E quell'1 o 2 che era vera m'hanno portato. Quindi ho separato, come lo dice anche Cristo, il grano dall'olio. Ma se vuoi pensare che tutto quello che hai detto qua è tutto vero, no, io, tutti in generale, anche io per carità, non lo sperimentate e non c'è tanta strada. Però vi ho dato il punto di vista iniziatico, il punto di vista dei circoli occultistici. Maestro, non è così, mi perdoni, ma il messaggio usciva dalla solita sofferenza. Mhmm, vabbè sì, non c'è problema. Penso che però abbiamo ci siamo capiti. No, per nessun perdono, bisogna parlare tranquilli, non vi preoccupate, figuratevi. Grazie, riesco poi, a perfetto Alessandra. Maestro, mi pare che un altro ottimo conoscitore degli alieni che proprio è Stephen King. Beh, io potrei sì, beh, Stephen King è uno scrittore molto sensibile, quindi infatti ho detto spesso che io l'ho letto spesso, proprio perché riesce a veicolare questi messaggi un po' Lovecraftiani, tant'è vero che ci abita vicino dove stava Lovecraft. Buongiorno, penso di essere arrivata a metà del video, volevo sapere se ha parlato degli intraterrestri. Ancora non siamo giunti agli intraterrestri perché gli intraterrestri sono i cosiddetti abitanti di Nibiru. Ne parleremo. Gli intraterrestri sì, ci sono gli intraterrestri, esseri che vivono all'interno della Terra. Ne parleremo. Fatto bene a dirmelo, ne farò una prossima trasmissione. Grazie Air. Grazie.
Poi, nel mio personale caso gli UFO si sono nutriti della mia eccitazione psichica, della mia sofferenza e mi hanno fatto precipitare nel baratro. State ben lontani da questi esseri, come dici sì, bisogna allora e si possono incontrare solamente se sei forte, se no cioè, ma anche il fatto di, leggere casistiche, ascoltare storie, li richiama, perché tu entri in sintonia. Se io sto sentendo che un essere di Orione è venuto da uno, l'ha preso così che non sto dicendo che non è vero, sto dicendo che è vero, ma se io lo ci penso, entro immediatamente in contatto telepatico e rischio, se sono molto sensibile, di fare la stessa fine, o che me ne accorgo meno. Guardate che a tutto quello che mi dite, che mi scrivete, di esseri che vengono di notte, io ci credo, perché so che è così. Solo la mia unica critica è: vediamo, usiamo la logica se sono cose interne vostre o se sono anche esterne. Questo non significa essere folli, assolutamente, perché le cose interne sono reali quanto quelle esterne. Quindi io credo a tutto. Non sarei un occultista se non credessi a tutto, cioè occulto quello che non si vede. Solo che però mi sono stato addestrato alla logica. Se esce fuori dalla logica di certi parametri che sono scritti da millenni, là comincio a sospettare. È chiaro? Ma ricordatevi che anche solo aprire un libro di magia o un libro di UFO e ho entrato in contatto con questi esseri. Subconsciamente entrate in contatto. Questo è matematico, dicevano gli antichi. Se prendi un libro di magia nera, loro sentiranno che l'hai preso e verranno da te. Intendevano questo, ci entri in contatto con queste entità, che sono entità molto spesso intraterrestri, come diceva il nostro amico Aio. Infatti i cosiddetti impianti alieni hanno scritte ebraiche, gli UFO scrivono in israeliano antico, molti UFO sì. Allora, molti UFO sì, perché l'israeliano antico, cioè la lingua ebraica antico aramaica, era l'inglese di oggi, come il sanscrito prima era l'inglese di oggi. Come, un'altra lingua che fu presa da Kelly, nel 1600, nel 1500, 1600 non la tutti oggi praticano quella magia, no, vabbè lo diciamo l'enochiano, è stata la lingua ed è ancora l'inglese di oggi, per comunicare con queste entità. Prima comunicavano così, prima ancora comunicavano con quella, all'epoca degli egizi quelli egizi hanno comunicato poco, più che altro erano gli ebrei dell'epoca, i semiti. Poi, domanda: è corretto dire che la mente decodifica queste energie in base a sì, certamente, è correttissimo, infatti l'ho detto. All'antica Roma vedevamo gli scudi volanti, erano scudi volanti, oggi sappiamo della tecnologia, vediamo cose che volano. Se andate a leggere bei testi cioè di ufologia, vedete che nel 1800 venivano visti vascelli che volavano nel cielo, vascelli, e conoscevano i vascelli. Mh. Questo si dice anche in magia. Un pregevole scritto di un mago francese, dice: "Quando chiamerai qualche entità, ricordati che essa prenderà la forma che il tuo subconscio gli dà. Il tuo subconscio sente la vibrazione, immediatamente la incasella in quello che corrisponde e ricordati che la forma che vedrai ti sta a indicare il tipo di entità. Quindi occhio e così capirai se è inferiore, superiore, che tipo di extraterrestre è, che tipo di esterno è. Gli esterni so difficili, un esterno è molto difficile. Un esterno per esempio molti esterni sapete che sono? Gli dei egizi. Sono molti dei esterni, infatti sono diversi. Poi anche gli arcangeli possono essere arconti. Gli arcangeli sono arconti, nel senso che sono preposti a degli archi, cioè a delle zone di passaggio liminali e sostengono la creazione, cioè ossia l'entità assoluta, diciamo così, chiamatela come volete, la coscienza assoluta, il demiurgo, il dio, la dea, diodea, chiamatela non mi interessa, genera in pratica coloro che sostengono la creazione. Vogliamo capirlo meglio? Sì. Bene. Il cuore, che è la prima cosa che si forma quando si incontrano spermatozoe e ovulo, comincia a formare tutti i suoi, dintorni, no, che sarebbe i reni, sarebbe lo stomaco, sarebbe il cervello e per poter il cuore dove risiede veramente la scintilla divina, che fanno in maniera di sostenere il corpo. Ma il cuore non sa cosa sta facendo cioè non sa, pratica e non può occuparsi di cosa fa la gamba, il muscolo della gamba, cioè è tutto
in questa maniera è come dire uno stato con tutti i loro sottoposti, quindi sono energie cosmiche intelligenti. Quindi son preposte là, diventano cattivi se voi ne siete schiavi, se voi avete la tendenza. Cattivi non significa per forza fare male. Anche un santo, cosiddetto santo, che è totalmente preso da Gesù Cristo, dalla Madonna, da Sant'Antonio, da San Giuseppe, da Krishna, è sottoposto al parassitaggio di un arconte, cioè di quest'immagine che meno male che magari è migliore, però è sempre perché ti vincola e ti tiene in un certo livello. Tant'è vero che a livello magico si dice: prima si diventa santi, poi si diventa saggi, cioè ossia, cioè maghi, e poi si diventa saggi. Quindi prima sei santo però. Poi se superi questo livello immaginale di santità, io vedo il Signore, e passi oltre, per esempio la nube sul santuario è un libro interessante, o la nube della non conoscenza lo spiega, infatti venne messo da parte perché parlava oltre questo immaginario qui, tu diventi un saggio, un mago saggio. Ci vai oltre, no, quindi, anche una cosa buona ti tiene legato lì, è come quando un ragazzo se ne va in un paese per fare un viaggio, o una ragazza incontra l'amore e rimane lì. Sì, sta bene, si amano, così e così, però quell'amore è un arconte, nel senso che in quell'istante lo sta tenendo lì e bloccandogli altre possibilità di esperienza. Tant'è vero che le prime cose che si fanno in via iniziatica è andare a vedere queste cose, quali sono i tuoi racconti personali? Cioè che vedere di fare il passaggio, non significa lasciarli, non significa abbandonare le co co a alla Gesù maniera, lascia famiglia che indicava poi un'altra cosa, cioè gli attaccamenti devi solo lasciare, poi stai benissimo con la famiglia che sta e cose varie, cioè, non diciamo scemenze, poi ci sono, vabbè, chi capitano queste cose qua. Io per esempio rimango molto colpito, vabbè lasciamo perdere. Andiamo se no poi ci possono essere malinterpretazioni di altre persone che ho già dovuto dire: "Guardate che io non c'entro, cioè non ho mai parlato di non parlo per voi". Domanda: come fare in sicurezza il passaggio dal logos solare al livello superiore? Stiamo già parlando di questo, manco ci arriviamo al logos solare, cioè, capite cosa oggi vi è dato? Prima bisogna entrare, ma prima bisogna fare la scala è Terra, Luna, Venere, Marte, vabbè, no, vabbè, sto sbagliando. Terra, Luna, Venere, Mercurio, Sole, Marte, Giove, Saturno, Nettuno, Urano, Plutone. Cioè ci sono le scale da fare. Vai a leggerti il Papiro magico di Parigi e capisci questa salita. E stiamo parlando già di questo, come possiamo parlare oltre? Oltre già essere a questi livelli interni i che si è potentissimi. Sì, rispondiamo alle domande. Ho detto però non esageriamo, se no poi mi fermo. Rispondo alle domande. Allora, questa è l'altra. Domanda 2: l'emozione è sempre cibo energetico per altri, o anche gli altri oltre che per noi? È sempre cibo energetico, sia per chi ti sta vicino, sia per altre entità sottili e intelligenti. L'iniziato deve essere neutro, non asettico, neutrale. Neutrale significa che invece di essere guidato dal desiderio, deve essere guidato dalla volontà. Che significa questo? Significa che se io voglio mangiarmi un pasticcino, me lo mangio, finisce il desiderio e lo dimentico. Non devo rimanere a desiderare il pasticcino. Se dovesse tornare l'idea del pasticcino e il desiderio, allora lo combatto, dico: "No, aspetta, mangio quando dico io". E queste sono le prime cose. In scienza della volontà, se siete interessati, sto cominciando a insegnare 'ste cose. Basta scrivere a @academyMRA. Poi se sapete da voi, fatelo da voi. Poi, mentre ci sono stati alcuni contattisti piuttosto conosciuti che escludono che esistano extraterrestri negativi ai rapimenti. Per loro sono angeli in un accetto contraddittorio. Chi non accetta contraddittorio indica già il livello di intelligenza. Io stesso dico: "Potete farmi tutte le domande che volete, anche negative, basta che siete gentili", no, e mi piace c'è l'educazione. Non è vero. Non è così, e questa è la visione della religione. Quindi non sono contattisti, sono religiosi. Quindi non li metterei neanche nel novero dei contattisti, li metterei nel novero dei religiosi, e noi sappiamo quanto male ha fatto la religione. Chi prende soltanto una fazione, io stesso non sto dicendo credete a me, questo è il punto di vista della
del livello occulto di ciclo, quelli però siete liberi di credere o non credere o di sperimentare, ma chi dice questo è pericoloso. È pericolosissimo, pericolosissimo. Chi non accetta il contraddittorio, ci sta mostrando la sua intelligenza, Questo vale per tutto, per gli extraterrestri, per la magia, per cosa vai. Maestro, nel momento della nostra morte, per passare il guardiano della soglia e raggiungere la fonte divina, quale frase esatta si deve dire per superare la soglia? L'ordine Ammonio cosa dice? Ma guarda, io, stavo scrivendo il libro, mi son fermato tanti anni fa, ho scritto poche pagine però, il libro, dei morti Ammonio. Non è questione di frasi, esistono delle cose particolari certamente, ma le frasi hanno potere magico se l'essere sviluppato. Cioè, se una persona qualsiasi legge una frase in un libro, a meno che non è stata dinamizzata in certe maniere, non è che succede qualcosa. Se la legge uno che è stato addestrato, quella diventa una parola magica. Quindi siamo sempre tutti nel avere la capacità di praticare, conoscere il mondo interiore. Ti dice morire in vita. Una volta che tu sai com'è l'uscire da qua, sai tutto. Una volta che sai il mondo interiore e vivi nello stesso tempo, questo accade qua e là, non c'è manco bisogno, perché sai dove andare. Il resto è qualcosa così. Grazie, grazie a voi. Mi ha detto: "In Thailandia un rishi durante una cerimonia invocò Rao recitando un mantra. Io vidi Rao arrivare, danzare e poi entrare nella statua, ma questa non è la mia tradizione. L'ho visto allora?" Certamente, evidentemente hai ripeto, io credo in queste cose perché lo so, perché è successo. Hai visto Rao perché sei molto sensibile. Non significa non avere se non sei della tradizione non vedi le cose che sono invocate, ma non è così. Cioè, l'hai visto direttamente e la potenza dell'invocatore era talmente tale che tu hai visto la forma molto condensata a livello anche se sottile. Quindi sì, è così, è corretto. Poi, ringrazio a te. Luisa, poi: "Buongiorno maestro, parlerà di numerologia in qualche live?" Sì, per esempio, no, una cosa interessante vi voglio dire che pochi sanno, non l'ho trovata neanche nei numeri di numerologia. Per esempio io c'ho 60 anni. Allora, 60 anni, quando si arriva a u una data, numerologicamente, per vedere che cosa si sta per vivere, solitamente si tendono a vivere cose già precedenti. Quindi io devi girare all'inverso, sarebbe 06. Teoricamente io vivo delle cose di quando avevo 6 anni. Tant'è vero che io a 6 anni mi ammalai e mia mamma cominciò a farmi fare delle iniezioni perché stavo male, ero a Torino. Adesso, quest'anno, ho questi problemi, il medico ha detto: "Facciamo l'iniezione." Io ho fatto: "Mh-mh, 6 a 6 anni sì, potevo non dire, adesso no, agisco io." Infatti voglio andare dall'agopuntore. Saranno fatte le iniezioni. Avevo 6 anni, quindi voi se avete 48 anni, no, dici: "Vabbè, da 48 anni, 84, no, e deve fare" no, chiaramente è assurdo, deve andare indietro. Se per caso non va indietro, sommate 48 anni va 8 più 4 e quindi si vede l'età di quel periodo lì, okay? Per esempio se avete 32 anni, fate l'inverso, 23 e vivete e vedete che cosa avete vissuto a 23, se avete 31 anni, 13, cosa avete vissuto a 13 anni, se c'è dell'età attuale, va andando nel futuro, lo sommate finché non è un'età inferiore all'età che avete. Boh, è una cosa molto interessante. Poi, parleremo di numerologia, ma se parlo di numerologia mi metto contro un sacco di gente, perché io so che si parla tanto di numerologia, la numerologia di cui parlo io è numerologia, cabalica ammonia, ne parleremo e vedi già questo non c'è nei vari testi, no, quindi ma ne parleremo e sono belle idee. Dico alla persona che mi aiuta in questo di prendere nota sia per gli intraterrestri sia per la numerologia. Poi, cosa pensa della risultanza del cosiddetto Project Gateway? Ritrovo una corrispondenza con molte delle cose da lei descritte, soprattutto in termini di piani e della realtà. Sì, trovo delle concordanze. L'importante è che non ci si perda troppo nella fantascienza, no, e che si tengano sempre i piedi per terra. Per il resto, possono essere cose interessanti e intelligenti e anche reali. L'importante è che non si vada nella fantascienza, però è interessante questo progetto. Per quale motivo questo l'ho letto, Massimo,
Poi, Immer Snatch, parli di sistema solare e universo, quello che ci presenta la NASA o ti riferisci ad altro? Mi riferisco ad altro. Mi riferisco al sistema solare, universo interiore. La NASA non ci mostra nessun universo assolutamente, perché deve tenerlo nascosto, quindi e lo si sa. Sono io ecco, in questo sono un assertore di questa cosa, però andando più su è tutto coscienza. Però fermiamoci. Parlo, come detto prima, dell'universo interiore, che puoi trovare nei disegni degli universi pre-Copernico, perché non è che credevano a quella cosa, quelli sono immagini di universi antichi, qui interiori, quindi come fare la strada. Leggete Enrico Corbin per capire meglio questa cosa. Poi, la Terra dove sta? Mannaggia, è saltata. Dove sta? La Terra la Terra è per l'uomo l'equivalente della medusina per l'iniziato? Cioè, se dopo tante forme animali arrivi a quella umana e riesci a non farti fregare dai sensi e dall'illusione, puoi andare oltre? Bingo. Sì, è così. Però la forma umana non è negativa, è il massimo che ci possa essere, quindi si tratta solo di capire e sfruttare il massimo dei poteri del è come se un leone è un leone, però trema davanti a un agnello. È un leone, deve capire di esserlo. Oppure, come dicono spessi, è come per un cieco camminare che piange la fame, camminare su un giacimento di oro sotto i suoi piedi. Oppure come per un cieco nato, che chiede l'elemosina, dormire la notte su un masso d'oro. Okay, siamo così messi. Poi, buongiorno maestro, in altri universi l'essere umano resta la più alta forma di evoluzione, soprattutto esiste un inchino? No, non è la più alta forma di evoluzione, perché come ho detto c'è questa progressione e come c'è la progressione dalla pietra fino all'essere umano, e lì possiamo capire, dopo l'essere umano parte un'altra progressione fino ad arrivare all'essere divino, che noi non possiamo neanche concepire, li ho chiamati esterni, non riusciamo a concepire. Non avendo forma umana, non avendo forma, come diceva Kremers, no, attenzione, mi ricordo all'epoca quando mi davano ancora le istruzioni, attento perché questi esseri non hanno forma e quando appaiono con forme orribili o grossolane perché non hanno forma, ma non sono così. Per esempio gli esseri della medicina sono così, no, sono molto antichi. Dici quindi è la stessa cosa e quindi ci sono esseri che noi con la nostra mente possiamo pensare che sono angeli, arcangeli o dei o cose varie, ma vi ricordo che la nostra mente è chiusa, è tarata fino a un certo punto. Per capire oltre devi lasciare la mente. Sapete cos'è lasciare la mente? È come una sonda che esce fuori dal sistema solare. Cessa la comunicazione. Quindi lasciare la mente è lasciare il sistema solare, lasciare questo cerchio. Poi, antichi, sì, gli antichi. Cosa accade quando 2 persone sono nello stesso punto ma non si vedono? Cambiano dimensione? Probabilmente sì, però può succedere spesso. Allora se è una cosa, che può essere una anche leggerissima, ne parlai, è come un'arpa al mondo, ogni corda è una dimensione, può succedere che anche con una corda vicina all'altra ci si può non vedere. Questo per esempio è insegnato nella magia come per vedere se uno è bravo, come rito, capacità di essere invisibile, che è non essere cioè, non cioè avere la capacità di non emettere radiazioni da essere visto, quindi ci possono essere diverse soluzioni. Mettete un like, se vi piace, mi raccomando. Poi okay, l'ho riscritto, ottimo. Poi: "Buongiorno, quale libro consiglia?" Dipende dalla tua formazione. Io consiglio "L'entrata nel mistero dell'ombra", consiglio il libro del Mercurio, il libro di Enoch, consiglio il libro di Magia semplice, perché quello spiega tante tecniche. Ce li consiglio proprio per cominciare. Poi: "Maestro, la cosiddetta cupola a livello fisico non può essere superata sia dall'uomo che dagli oggetti come i satelliti. Grazie di cuore, non può essere superata da nessuno. Nessuno. Non è possibile. Solo che è più alta di quello che si pensa. C'è una specie di pre-cupola che è molto più leggera. Quindi i satelliti stanno là. Ma satelliti ci sono sul serio? Può darsi di sì, magari sono dei giocattolini che girano, no, pensate 'sta cosa qua, no, pensate soltanto che noi riusciamo a vedere, no, quella che passa sempre intorno alla Terra, come si chiama, la Skylab spaziale, no, e noi la riusciamo a vedere.
da così tanta distanza. Informatevi, può essere vero? Può darsi di sì, può darsi di no. Io vi dico solo una cosa, la NASA fa parte di un progetto precedentemente fatto, che doveva essere fatto dai tedeschi, che poi passò agli americani. So quello che dico, perché ci sono confini più la Terra è un regno, mh, senza nessuna implicazione religiosa, perché chi dice 'ste cose di solito fa parte dei, testimoni dell'ultimo giorno, no, la Terra è un regno, punto. Poi, poi andiamo avanti. La vita è un viaggio, grazie del suo tempo, grazie a te. Poi, maestro ha citato l'astrale. Può dire cos'è? È semplice cos'è l'astrale. L'astrale è quando tu immagini. L'astrale adesso immagina una rosa. Stai immaginando una rosa? Una mela? Un pesciolino? Stai immaginando un albero? Questa immaginazione è l'astrale. Stai sentendo emozione? Questo quando senti le emozioni, stai sentendo emozioni nell'astrale. Questa è l'astrale. Questo A quindi entra in contatto con tutti, siamo tutti lì in mezzo e se non siamo quindi anche i cosiddetti arconti e cose varie, se non siamo attenti, siamo influenzati. Questa è l'astrale, al di là di tutto e lì in questo spazio esistono altri esseri, che tu non vedi attualmente o vedi e pensi che sono fantasia. La magia ti insegna a entrare nell'astrale mediante la tua capacità immaginativa e di mente, e in modo da non solo vedere le tue immagini, ma bensì vedere ciò che c'è nell'astrale, cioè nell'immagine assoluta. Se poi possiamo dire che, l'astrale è il subconscio dell'essere umano e poi c'è il subconscio più grande che è quello di tutta, l'umanità, okay, e via via. Quindi a secondo dove si va a toccare si vedono cose differenti. Capito, oltre ci sono altre leggi fisiche di questo universo, forse perché a noi toccava apparire in questa parte. Grazie, nessuno offeso, ho voluto sì, sì, no, pensavo che avevi cancellato però. Sì, ci sono altre leggi fisiche perché sono oltre la mente. Sono oltre la mente, quindi la mente non li può comprendere. Ci sono la nostra fisica è la nostra fisica della nostra linea evolutiva esseri umani. Poi ci sono linee evolutive di linee evolutive di sono tantissime linee evolutive e vita, non siamo mica gli unici. Ma niente, si può considerare Krishna un arconte? Krishna è diciamo che è un arconte buono e come ogni avatar, ma anch'io sono un arconte, anche Raman è un arconte. Tentate di capire cos'è il termine arconte. Arconte è anche tu sei un arconte della tua famiglia, sei la famiglia. Arconte è un essere che dà un limite e una conoscenza, cioè ti dice delle cose, tu le capisci e se riesci vai oltre, hai superato l'arconte. È come un arco dal termine della lingua degli uccelli, anche è un magistrato, è uno che dà una conoscenza. Chiaramente se tu hai una tendenza negativa, attiri esseri che sono negativi. È come dire, se vai a vivere in un posto malfamato, ci sono arconti cattivi. Chi vive in un posto magari non malfamato, ci sono queste regole, ma ci sono arconti buoni. Il padre famiglia o la madre della famiglia sono l'arconte della famiglia. Facciamo come fece un mio un esempio, il mio maestro all'epoca, parlando degli arconti, mi disse: "Tu hai fratelli?" Io avevo 14 anni, ho una sorella di, 4 anni più grande, 18 anni. Era quella sempre che andava a dire alla mamma: sta giocando, non dorme, non ha mangiato questo", mia madre diceva: "Dimmi cosa fa", no, e allora dice: "Hai un fratello?" "No, ho una sorella." "E che fa?" Gli dissi: "Sì, bene, quello è il tuo arconte." Dissi: "Ah sì?" Dici: "Sì, neutrale." E l'arconte infatti da quando non feci sapere più nulla al mio arconte all'epoca, le cose andarono meglio. State capendo cos'è un arconte? Dipende da te. Se io vado all'università per esempio io andavo all'università, no, all'Accademia delle Belle Arti e quando incontrai mia moglie all'epoca, avevo 19 anni, cominciai a uscire con lei la mattina, era libera, facevo un po' lo scemo, diciamo così, no, ero giovane. Benissimo. Venni chiamato dall'arconte professor Schinieri e dissi: "Senti qua, vieni, tu vuoi fare gli esami, vero?" "Sì." "Beh, comincia a frequentare la mattina, se no tu esami non li fai." Quello è un arconte.
che ha ragione. Mh? Quindi anch'io, come vedete, l'amore mi devia. Avevo 19 anni, eh. Bene, sì, sì, lo so, però devo finire le domande. Poi, adesso si può considerare quindi Krishna è un arconte buono, cioè dà le indicazioni, dà le spiegazioni. Cristo ci sono quelli quindi però deve essere superato, perché Krishna non dice: "Adorami", non lo dice minimamente: "Adorami". Poi c'è una parte di Krishna che non è conosciuta, quando suona il flauto con tutte le pastorelle belle, no, tenuto un po' più distante, no, quindi, si dice: Guardami, vedimi, adorami", ma poi vai oltre. Quindi è un arconte, una liminare, un arco, guardami, diventa come me e passa oltre. Mh? Come se dico sempre: "Io sono una porta, vi porto fin là e poi voi entrate nel mondo interiore e sono fatti vostri, voi avete la vostra vita". Mostrare agli addotti di aver avuto dei figli con loro, ibridi che loro allevano, è un ultimo disperato tentativo di legarli a loro quando le persone stanno cominciando a realizzare la situazione? Beh sì, possiamo anche vedere questa cosa come un'ottima spiegazione, ma alla fine noi di ibridi li facciamo con tutti. Se tu, Silon, incontri una persona e provi già simpatia con la persona e ci parli, 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 stai generando un piccolo figlio psichico. Se tu fai l'amore con Tizio o con Caio, con ogni persona che fate sesso voi generate un figlio. Sottile, non si vede, ma è lì che poi ha una certa vita e se continua la relazione questo figlio diventa, sempre più potente, se la relazione è buona diventa sempre più buona e mantiene come cupido positivo diciamo, creato da te però mantiene come arconte la relazione. Se invece c'è una relazione tossica diventa cattivo e fa staccare la cosa. Quindi questo è il vero significato del cupido nero, del cupido chiaro, okay, non è che esiste un cupido che vola, questo qua ragazzi, veramente credete a queste cose? Mh? Mh. Usate la logica. Esistono? Esiste il cupido oscuro e chiaro e luminoso? Esiste. Esiste come energia che viene se tu gli dai la tua energia e quindi diventa più potente quanto più tu ci credi e ci sei dentro. Leggete Alexander David Neal, i miei, viaggi nel Tibet, maghi e mistici del Tibet e vedete come creava una cosa simile, poi com'era difficile cancellarla. A noi fa cioè, sono cose vere ma hanno bisogno di precisazione. Poi poi, coi regni delle come i regni nelle favole, sì. Allora, boh, devo vedere qua cosa c'è qua. Buongiorno maestro, agree, quindi scoperti nuovi aspetta andiamo avanti qua, perché vedo altri che sono stati vedi la tradizione è stata insegnata agli esseri umani, da esseri provenienti da altri sistemi solari? Sì, esterni. Da qui uno dice: non ha parlato del Necronomicon". Sì, il Necronomicon è, un libro, che esisteva ed esiste nel piano astrale sottile, dato dagli esterni, quindi esiste in un'altra dimensione, oltre il sistema solare, coscienziale, diciamo così, e quindi si entra in co chi entra in contatto con questi esseri. Poi, mi ha dato l'opportunità di domandare a proposito di un vecchio testo di magia che anni fa mi ha regalato su come chiamare demoni e arcangeli. L'ho aperto 2 volte, poi nascosto in libreria. Cosa devo farne per non subirne, come lei spiega, le influenze? Devo buttarlo, metterlo lontano da casa, un no, semplicemente, la cosa che devi fare è metterlo allora dipende da te. Se ne sei molto influenzato, sei dominato, se ne sei neutrale, non sei dominato. Quindi una cosa che si fa con i testi di magia solitamente si mettono in una specie di cerchio, lo metti nella tua libreria con le altre cose e fai il cerchio come insegnato, nella magia semplice che ho pubblicato, quello lo blocca.
Maestro parlava di una catena alimentare, chi da sopra si nutre di noi a livello sottile. Si può dire che esperienze notturne in cui subiscono prelievi di succhi energetici sì, sono in questo contesto. Sì, possono essere però larvali, nostri o esterni, dipende dai danni che uno subisce. Poi, quindi le scoperte di nuovi pianeti significa un allargamento della coscienza, per esempio Nibiru? Bingo, sì. Questo è il punto di vista dei circoli iniziatici, poi fate quello che volete. Ricordatevi l'inizio, sto parlando interno esterno, quindi usateli cum grano salis. Poi, quando si pratica la radioestesia, le risposte vengono dal nostro subconscio o dall'esterno? Ci si collega a questo sistema interno o esterno? Nella radioestesia le risposte vengono dal tuo interno, in pratica la mente è come un'antenna, tu senti sempre la risposta, solo che non hai un amplificatore. Il pendolino è un amplificatore, in pratica senti, percepisci e il sistema nervoso fa muovere, secondo certi canoni prestabiliti, il braccio, quindi è un amplificatore. Solitamente senti dall'interno, perché non è possibile non immaginare che tu ti metti qua in contatto a 3000 chilometri di distanza a livello spaziale, ti metti nel campo astrale, ossia radiestesico, non c'è spazio, di conseguenza tu ti metti in contatto, ma non c'è spazio, è immediato il contatto. Come dicevano gli antichi ermetisti: "Pensa a un luogo e sei lì". Poi, parleremo di numerologia, poi: "Maestro, lei dice un sacco di cose bellissime, interessanti, delle volte faccio fatica a metabolizzare tutto, è normale?" Beh sì, sono idee nuove. Le idee nuove hanno bisogno di tempo per essere digerite. È come mangiare qualcosa, li devi digerire. Sono idee nuove, sono idee diverse da quello che senti in giro, sono idee iniziatiche, sono idee date da un iniziato. Io dico sempre: "Io non sono un ricercatore, non sono un blogger, non sono uno youtuber, non sono uno che fa del bene all'umanità, uno che fa questo, quell'altro. Io sono un iniziato. La mia vita è passata sempre nell'iniziazione, ho conosciuto tutto di questa cosa, quindi io sono un iniziato, parlo da iniziato, vi spiego da iniziato. Direi adepto se non fosse capito male. Quindi mi è stato detto di portare la conoscenza degli adepti in questo periodo oscuro di confusione, che è luce, se la vedete bene, qua. E quindi lo faccio, se no chiuderei domani il canale io, cioè mettete i like, se no chiudo, se io vedo che ci sono 249 persone, 131 like, arriviamo almeno a 150, su, dai, sto scherzando, fate quello che volete. Poi, andiamo a vedere qui. E con i re poi non mi riesco a togliere dalla mente quello di cui abbiamo parlato l'altro giorno con il film L'esorcista. Cosa devo fare? Non pensarci, ma non pensarci a queste cose, non farti, ossessionare. Vedi i film da ridere, non ci pensare, ecco perché non parlo mai tanto a fondo di queste cose. Non ci pensare, non vi fate suggestionare, va bene? Sono cose talmente rare, che ne so come si chiama, Kinsia, è rarissimo, sono cose rarissime, eh. Stiamo arrivando a 150, mi bastano, se in caso. Come regni e poi quindi non ci pensare. Sale maestro, suo consiglio per affrontare il periodo che sta per arrivare? Conoscere chi sei, conoscere i tuoi poteri, capire dove eventualmente andare a riparare se non ti piace dove stare, capire come, farsi da mangiare anche senza andare a comprare alla Coop. Poi, però la cosa più importante è capire ciò che sto dicendo. Se capisci la tua intelligenza interna che sei immortale e lo fai veramente, le cose cambiano. Poi, una domanda forse stupida: come si può vivere serenamente in questo mondo? Se conosci il mondo interiore lo vivi, se conosci la verità lo vivi. Non si può conoscere in un giorno. Io posso spiegarla in mezz'ora, ma la gente non la prende e perché ha le sue idee, queste idee e questa larvona enorme che si è nutrita, un mischio di tante cose e quindi non vuole cedere il passo. Appena io metto un'idea un pochino più rivoluzionaria viene mangiata, quindi ci vuole la pazienza, come si può, con l'ardore e con l'aspirazione a conoscere la verità e conoscendo il mondo interiore, il mondo spirituale, è l'unico modo, se no non è possibile. Poi: "Buongiorno maestro, l'ultimo respiro che esala un morto quando lo muovi, man
mantra che ti ricorda la strada da seguire per perseguire, tenere la porta la cosa socchiusa, esatto, complimenti. No, devo leggere bene. Allora, solo all'ultimo respiro che esala un morto quando lo muovi, mantra che ti ricorda la strada forse dovresti essere un pochino più preciso. Io penso di aver capito, ma per risponderti bene, intendi il sibilo che si sente, il suono? P intendi quello? Cosa intendi di preciso? O viene dato da chi lo segue? Non riesco a capire bene. Poi, maestro, quali libri da lei scritti ti consiglia di leggere perché all'inizio? Magia semplice, L'entrata nel mistero dell'ombra e terzo volume Enoch. Quindi anche il Padre nostro, che ritengo essere un mantra, è un modo di andare oltre un arconte? Ma certo, sì. Ma ogni avatar non viene per incensare se stesso. Solitamente quello che viene detto di Buddha, Buddha non l'ha mai detto. Quello che viene detto di Cristo, Cristo non l'ha mai detto. E quello che viene detto di Ramana, Ramana non l'ha mai detto, ha scritto poco. Quello che viene detto da Gesù, quello che è stato detto da me, saranno altre cose in futuro quando sarò morto, no, magari non l'ho detto. Quindi però quello che fa un qualcuno che viene a darvi 'ste cose è per farvi superare se stesso, da far andare oltre. Poi qui cosa c'è? Maestro e poi: "Il sogno imparai a volare, c'era una tecnica precisa, ricordo l'ultima volta un ragno gigante mi punse facendomi cadere e mi svegliai con un dolore enorme, come mi avesse tolto ogni potere." Ti sei incarnato. Non essere timida, non cancellare le domande. Sono qui per questo. Per me nessuna domanda è stupida, tutto ciò che sentite è vero. Bisogna solo che sia messo nella giusta attenzione, non dico che non è vero, "Ah, sogni", no, devono essere collocati nelle giuste cose. Quindi questa è proprio l'incarnazione, la puntura del ragno, proprio quella. Infatti la madre è chiamata il ragno che tesse la tela, la matrice. Ma se non ci fosse la matrice non staresti vivendo e non avresti la possibilità di evolvervi. Quindi anche il poi maestro, esiste qualsiasi immagine che l'uomo, immagina? Sì, esiste nel piano in cui è immaginata. Quindi quando si immagina qualcosa esiste in quel piano. A coloro che praticano magia come si deve viene detto non immaginare troppo, perché quelli che sono nell'astrale, nel subconscio, vedono. Altrimenti se faccio una stella a 5 punte nell'astrale e lo immagino, a cosa mi serve? Sarebbe una un'illusione. Vedono. Poi la cosa buona dell'uomo, l'uomo non può essere letto se pensa, può essere solo visto se immagina. Quindi quando l'uomo pensa non può essere interpretato dagli esseri della perché non hanno pensiero, hanno solo il linguaggio immaginario. Il suo canale è bellissimo. Oh, grazie a te, grazie Alessandro, grazie mille. Mi fa piacere. Tento di fare, ripeto, il punto di vista degli adepti, iniziatico. Maestro, secondo lei con l'alchimia è più efficiente la liberazione degli arconti rispetto alla magia? Dipende dalla propria indole. L'alchimista è uno che ha un'indole molto scientifica, molto tecnica, paziente, di imparare le varie cose, però più veloce. Sì, è più veloce perché, assume medicina diciamo, no, la magia è chi ha l'indole più religiosa, magica, immaginale, però l'alchimia è molto difficile e richiede molto studio, ehm, perché molto spesso esplode le coso la quindi dipende da te. Dimmi che cosa senti dentro e si può vedere. Sempre felice me che sei qua, grazie Giglione. Poi sto per finire, maestro, ma la pietra filosofale siamo noi, la trasformazione di noi stessi, la nostra alchimia trasformazione? Ah, un attimo. Allora, ultima domanda. Maestro, una domanda: ma lo scopo nostro è uscire da questo sogno e crearne uno nostro? Se vogliamo è proprio questo, smettere di essere sognati e sognare. È bello questa cosa. Dai, lasciatemi un po' di spazio però in questo, cioè non prendete questa cosa ora rispondo all'ultima, non prendete questa cosa e restringetela a solo questo. Lasciatela respirare. Ne andremo a parlare. Smettere di essere sognati e respirare e sognare. Proprio sì, proprio così. Andiamo a allargarla poi, ricordatemela. Poi adesso c'era questa qui che diceva: "Maestro, ma la pietra filosofale è duplice, interna ed esterna. Può essere formata con un lavoro interiore e quindi interna, può essere formata con un lavoro esteriore, quindi esterna. Prossime, cose io vi parlerò della pietra voglio dare un accenno alla pietra
interna che poi è dentro di voi. Che è dentro di voi. Il regno dei cieli è dentro di voi. Sapete una cosa, la pietra filosofale è anche una delle nostre ghiandole, viene chiamata anche così. Okay. Come conciliare l'amore intenso con questo Marco Steiner, l'ultima, intenso col donarsi sempre e comunque con la visione che se io aiuto qualcuno e creo debito credito, se tu è semplice. Se tu hai amore intenso, ma non vuoi niente da chi aiuti, non hai nessun problema. Si ha problemi se si ha invece il desiderio. In India viene chiamato prem e kama. Da noi viene chiamato amore, del cubito chiaro e amore del cubito scuro, diciamo così. Così andiamo a vedere. Che significa? Prem, grande amore senza nulla volere. Io ti amo talmente tanto, ti do tutto, ma non voglio nulla da te, nulla, non voglio nulla, non desidero nulla, cioè ti do solo l'amore, quella è libertà. Questo si concilia. Se invece io uso kam, cioè la kama, il desiderio, ti sto dando amore ma voglio, questo qui lega e crea debito karmico. Dare senza nulla volere o senza lussuria del risultato è il massimo che si può fare. Bene, guardate per queste domande, adesso io in settimana prossima faccio domande, finalmen ce lo rifaccio che sto meglio, chiedete a MRA, così andiamo a fare tutto quello che volete, va bene? E quindi, scusami perché non ho potuto allora, dovete scusarmi che non ho potuto rispondere a tutti, ma c'era il diluvio. Quindi ho dovuto selezionare. Ascoltatemi, voi che non avete avuto risposta, in settimana io farò chiedi a MRA. Siete lì e avrete risposta tutti, perché sarà solamente di domande e risposte, quindi non faccio una premessa, saranno solo domande e risposte. Poi, maestro, ma la pietra parleremo delle pietre filosofali. Poi grazie, poi, grazie mille per lei è come il grande oh, grazie, che bello, bello complimento, grazie. Mi Bello comunque. Se benissimo, poi per favore quando parla ci faccia anche una lezione di numerologia ammonia, grazie. Lo facciamo così facciamo arrabbiare qualcuno. Bene, io vi saluto, mettete i like, a me non vi costa nulla, mettetelo per cortesia. A me invece mi dà tanta capacità, mi dà tanta possibilità. Io non sono cioè non ho pubblicità, niente, però un like mi fa piacere, mi fa vedere a me che avete apprezzato e spinge il video che può essere interessante per gli altri. Io vi saluto, grazie, sono felice di avervi incontrato, riascoltate questa cosa, questo è il punto di vista iniziatico, il punto di vista dei tutti i circoli iniziatici seri e credetemi, io provengo dalla Golden Dawn, dall'OTO, dalla Rosa Croce, dalla Fraternitas, dalla Lucis Trust, come si chiama? Dalla massoneria, dall'Ordo Templi Orientis, dall'OOE, Ordine Osirideo, dalla Fratellanza di quindi tutti dicono la stessa cosa. Questo è. Va bene? Arrivederci, un abbraccio e non pensate male. Se qualcuno si è offeso, forse non ha capito bene quello che ho detto, non sono stato capace io di dirlo. Non voglio dare nessun il suono che si sente muovendo non appena sì, 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 questo qui è il mantra del lasciare, sì. È come, viene detto anche in sha, no, l'am e lo sha e il lasciare, sì, si viene usato anche nella proiezione del corpo sottile. Bene, non vi offendete, se vi ho offeso vi chiedo perdono, non era mia intenzione, però questo io sto dando il punto di vista che conosco, apprezzatelo come tutti quello degli altri, non credete al mio punto di vista, mettetelo insieme agli altri e almeno ne avete un di più per avere la vostra capacità di libertà. Dal mio cuore, dalla mia bocca e dalle mie parole, dalla mia mente, dal mio pensiero, un saluto a voi con tutta la mia anima. Arrivederci. La mia non è prigioniera da nessuna parte. Arrivederci.